Maurizio Costanzi, pochi giorni del 2020 e ovviamente la domanda più scontata è cosa si aspetta il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta per questo anno appena iniziato, tenendo conto che il 2019 è stato sicuramente un'annata positiva, estremamente positiva. In effetti è una risposta imbarazzante, perché dire che ci aspettiamo di far meglio sarebbe presuntuoso, magari anche forse esagerato. Dire che ci accontentiamo sarebbe altrettanto sbagliato. Io credo che valga la pena di portare avanti la nostra filosofia di quella che è quella di dare il massimo e di provare a dare il meglio di noi per arrivare a fare ogni volta un traguardo più importante e magari una soddisfazione più importante di quella dell'anno precedente. Ragazzi che crescono, entusiasmo che cresce anche sull'onda dei risultati della prima squadra, perché è indubbio che anche il settore giovanile poi ne benefici. Per quello sicuramente. Oggi Atalanta viene riconosciuta per le grandi imprese che ha fatto la sua prima squadra e soprattutto l'essere identificata ormai in una novità che stupisce, ma stupisce relativamente perché sta confermando da qualche anno questo progresso, questo trend molto positivo che sicuramente poi ha influito anche sul settore giovanile. I ragazzi hanno la fortuna di vivere le loro giornate di allenamento all'interno di un centro nel quale possono vedere i loro modelli, i loro idoli, i loro riferimenti tecnici e questo è un grosso stimolo anche perché qui dentro oggi come oggi si respira una bella aria. Decisamente il settore giovanile dell'Atalanta di sé ha fatto sempre solo che parlare in positivo, ma da ormai anni, perché è storia che il vivaio dell'Atalanta è uno dei migliori a livello non solo italiano ma anche a livello internazionale e quindi c'è un marchio di fabbrica ben chiaro, ben preciso. Sicuramente questo settore giovanile ha sempre avuto la capacità di, come si dice da buoni bergamaschi, restare con i piedi ben piantati per terra perché poi sono i risultati a parlare. Beh sì, il calcio è fatto di tante parole ma poi alla fine quelli che vengono ricordati sono i risultati. E Atalanta di risultati ne ha sempre raggiunti sia nella produzione che nella crescita di tanti giocatori. E in questo momento riuscire a far convivere i due aspetti, tecnico e anche quello diciamo bilancistico e soprattutto anche quello che è un piccolo sogno immaginario che è in tutti i club e in tutte le società di migliorarsi e di migliorarsi vuol dire uscire da un livello, da una fascia in cui sei stato identificato e cercare di provare a stupire il mondo in un livello differente che può dare la speranza a tutti che attraverso il lavoro si possano realizzare tanti bei sogni e tanti bei desideri. Questo ragazzo ci ha creduto perché in tante sue dichiarazioni ha detto mai mollare, io ci ho sempre creduto, stiamo parlando di Dejan Kulusevski che è l'ultimo prodotto sfornato dal vivaio atalantino, quindi grande soddisfazione per aver lanciato un altro giocatore nel calcio che conta e ovviamente lì in attesa che altri possano seguire la sua strada e arrivare in questo caso magari in prima squadra dell'Atalanta. Dejan è sicuramente in questo momento un fiore all'occhiello di Atalanta, però non deve nascondere tutti quelli che stanno ancora cercando di maturare, di arrivare a un consolidamento che a questo punto è prestazionale, è anche un consolidamento tecnico. E io direi che deve essere un altro bel modello che i ragazzi dovranno utilizzare per poter crescere e per poter sperare nel loro sogno, quello antico di fare i calciatori. Dentro il nostro gruppo ce ne sono ancora altri ragazzi che vanno aspettati, non è che Dejan dovrà oscurare tutti, anzi noi siamo ben contenti che lui sia un forte traino per noi
noi lo ringraziamo anche di questo, perché Dejan deve qualcosa a Atalanta, ma anche Atalanta deve qualcosa a Dejan per quello che ha saputo dimostrare, e averlo dimostrato in così poco tempo ci fa ancora più piacere. Obiettivi del 2020? Già detto in apertura, sarebbe presuntuoso in un modo ma anche nell'altro, cioè dire dobbiamo fare ancora di più oppure ci accontentiamo, però c'è una primavera agli ottavi di finale della Youth League, c'è una primavera che sta andando in campionato, sappiamo tutti come, e ci sono tutte le altre squadre che ovviamente a ruota stanno dicendo la loro, e in alcuni casi stanno anche crescendo molto bene. Insomma, diciamo riconfermarsi con quel qualcosa in più, dai, possiamo dirlo. Sarebbe splendido, cioè, se tu mi dicessi fai una firmetta per questo obiettivo te la faccio subito, ma pur sapendo che è estremamente difficile. Abbiamo l'obbligo di provarci, abbiamo chiuso con un bel trend positivo con quasi tutte le categorie. Al di là dei risultati di classifica, io dico anche convincendo su quello che sono gli aspetti tecnici e convincendo su quelli che sono anche alcune proiezioni che noi in questo momento abbiamo su alcuni ragazzi che hanno dimostrato di essere cresciuti, di avvicinarsi alla prima squadra e di entrare in questo mondo che Atalanta deve a tutti i costi perseguire.